L'Inter ai quarti di finale di Champions League e tornerà a disputare un quarto di finale di Champions League 12 anni dopo l'ultima volta. Un grande risultato ottenuto da Simone Inzaghi, che è riuscito comunque a migliorare quanto aveva già fatto lo scorso anno, riportando l'Inter agli ottavi. Quest'anno riesce a superarsi tra mille critiche, mille polemiche che sono state fatte all'allenatore, che effettivamente viene da un periodo poco brillante, però che ha avuto il merito di riportare l'Inter ai quarti di finale di Champions League 12 anni dopo. Un successo che è arrivato dopo la vittoria dell'andata contro il Porto a San Siro per 1-0, ma soprattutto con una prestazione non brillante, non bella, sporca, ma sappiamo che l'Inter non si trova in un gran periodo di forma, però con lo 0-0 ottenuto in Portogallo, in una partita di cuore, soprattutto di tantissima difesa, uno 0-0 che però ha consentito all'Inter di superare il turno. Per cui entriamo nei quarti, andremo a vedere quindi possibili avversari dell'Inter, informazioni sul sorteggio che avverrà domani alle 12 a Nyon, perché l'Inter, ed è una bella soddisfazione poterlo dire, rientra tra le migliori 8 squadre d'Europa. Tra queste ci sono anche Milan, Napoli, altre formazioni fortissime, però nel caso dell'Italia è un piacere, ecco, dopo quasi 20 anni poter assistere nuovamente a 3 formazioni italiane che giocheranno i quarti e va anche detto che la federazione italiana in questa edizione è quella meglio rappresentata in questi quarti di finale, come la città di Milano è l'unica ad avere 2 squadre che appartengono alla stessa città, appunto, nei quarti di finale. Parleremo anche della gestione San Siro, tra casa e trasferta, nel caso in cui Inter e Milan non dovessero incrociarsi ai quarti. Insomma, tante curiosità in vista dei quarti. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, puntata europea in vista del sorteggio di domani. Vi anticipo subito che saremo in diretta a partire dalle 11, perché domani dalle 12 sorteggi dei quarti di finale direttamente da Nyon, la casa della UEFA, e noi su Passione Inter saremo in diretta dalle 11, per cui vi accompagneremo fino al momento in cui finalmente andranno in scena questi benedetti sorteggi e li seguiremo insieme, per cui se vorrete ci troverete come sempre qui in diretta a seguire insieme quello che sarà il prossimo avversario dell'Inter. Nel contenuto di oggi, come vi dicevo, vediamo un po' di informazioni su questi sorteggi, come avverranno, quali potrebbero essere gli avversari dell'Inter, perché facciamo un riepilogo sulle formazioni che con le ultime partite di ieri sera hanno centrato ufficialmente la qualificazione ai quarti. Le migliori 8 d'Europa, oltre all'Inter, sono in questa edizione Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City, Real Madrid e Napoli. Quindi cosa succederà nel sorteggio di domani? Vi ricordo, a partire dalle 12 lo potrete seguire ovviamente insieme a noi, che saremo in diretta dalle 11. Quindi nel sorteggio di domani verranno estratte innanzitutto le prime combinazioni dei quarti di finale, per cui i 4 incroci da parte che vedrà appunto che vedranno scontrarsi le 8 formazioni rimaste in gara. Non ci sono vincoli di alcun tipo, per cui non ci sono vincoli legati a squadre della stessa federazione o squadre che si sono già incrociate in occasione della fase a gironi, per cui l'Inter rispetto agli ottavi potrà incontrare squadre che appartengono alla stessa federazione, quindi Milan e Napoli, o potrà incontrare squadre che ha già scontrato nel suo percorso in questa Champions League 2022-2023, nel caso specifico il Bayern Monaco, formazione che l'Inter aveva di fatti, con la quale aveva giocato nella fase a gironi, perdendo sia l'andata che il ritorno. Quindi non ci sono limitazioni di alcun genere, l'Inter, così come tutte le altre squadre, potrà incontrare qualsiasi squadra, per cui verranno sorteggiati domani i quarti di finale e non solo, anche eventuali semifinali, per cui le formazioni verranno già divise virtualmente in 2 parti diverse del tabellone. Quindi l'Inter domani conoscerà innanzitutto l'avversario dei quarti, ma anche ipoteticamente possiamo dire il possibile avversario in caso di semifinale, o comunque una delle 2 formazioni che poi avrà accesso. Quindi domani verranno sorteggiate le combinazioni che riguardano quarti di finale, semifinale, quindi 2 parti del tabellone, sino ad arrivare poi alla finale di Istanbul del 10 giugno, ma anche chi disputerà in casa il match di andata. E poi verrà sorteggiato anche, ma questo è solamente un pro forma, la squadra che giocherà il prossimo 10 giugno
la finale in casa. È un pro forma perché in realtà si gioca sempre in stadio neutro e lo stadio viene diviso in 2 parti uguali tra le tifoserie delle squadre che arriveranno alla finale del 10 giugno. Quindi questo per quanto riguarda i sorteggi di domani. Dicevamo, verrà sorteggiato anche il fattore casa, cioè quale squadra dovrà giocare l'andata in casa. Ecco, e qui nasce un po' il caso San Siro, perché dicevamo Milano è l'unica città con 2 squadre ai quarti di finale e queste 2 squadre condividono lo stesso stadio. Dal regolamento UEFA non si può giocare nello stesso stadio a 24 ore di distanza, per cui una squadra tra Inter e Milan dovrà giocare l'andata in casa e l'altra in trasferta e viceversa poi per quanto riguarda il ritorno. Cosa succede? Ecco, qui entra in gioco l'unico vincolo dei quarti, del sorteggio dei quarti, perché viene fuori ecco questa eventualità. Nel caso in cui l'Inter dovesse ad esempio essere sorteggiata col Chelsea e il Milan con Manchester City ed entrambe venissero sorteggiate con il match di andata in casa, sarebbe l'Inter a doversi spostare, per cui entrambe vengono sorteggiate in casa, deve essere l'Inter a spostarsi e giocare in trasferta l'andata e successivamente il ritorno in casa. O se entrambe vengono sorteggiate in trasferta all'andata, dovrà essere sempre l'Inter a spostarsi, quindi il Milan rimarrebbe a giocare in trasferta l'andata, mentre l'Inter l'andata la giocherebbe a San Siro. Questo perché? Perché il Milan quest'anno, grazie alla vittoria del campionato, si ritrovava nella prima fascia, una fascia più alta rispetto a quella che era occupata dall'Inter, quindi la terza. E qui entra in gioco l'unico vincolo, vale a dire deve essere l'Inter a spostarsi rispetto al Milan che invece rimarrà o comunque seguirà quello che sarà l'esito del sorteggio tra casa, fuori casa, andata e ritorno. Questo l'unico vincolo ed è comunque un dettaglio da specificare perché esiste questa eventualità, come esiste anche la possibilità che Inter e Milan possano incrociarsi in un quarto di finale. Ecco, visto che non ci sono vincoli legati al territorio, alla federazione, l'Inter può incontrare chiunque, tutti possono giocare contro tutti, ecco, in questi quarti di finale. Quando si giocheranno i quarti di finale, ricordandovi che domani comunque vengono estratte le 2 parti del tabellone, quindi si saprà eventualmente anche l'avversario dell'Inter in semifinale. I quarti andranno in scena, per quanto riguarda la data, tra l'11, vi mostro anche anzi la nostra grafica, così andiamo ad aiutarci per vedere quando si giocheranno quarti, semifinale e finale. Ecco, per quanto riguarda i quarti di finale, lo vediamo qui, le date sono 11 e 12 aprile, andata, 18 e 19 aprile invece il ritorno. Semifinali si giocheranno a maggio, sempre su una settimana, 9 e 10 maggio match di andata, 16 e 17 invece le gare di ritorno e la finale 10 giugno 2023 si giocherà ad Istanbul, stadio neutro insomma, come di consueto. Questo questo è insomma tutte le informazioni sul sorteggio e date dai quarti di finale in avanti. Non ci resta dunque che attendere il sorteggio di domani delle 12 che potrete seguire in diretta con Passione Inter per scoprire dunque rivale dei nerazzurri e anche se l'Inter giocherà in casa o in trasferta il primo match di andata. In ogni caso faremo anche un rapido accenno a breve sugli avversari rimasti in gioco, anche per vedere un po' l'indice di pericolosità di tutti gli avversari in gara. Perché comunque l'Inter, diciamo, si ritrova tra le migliori 8 squadre d'Europa, a questo punto non è vietato sognare. È vero che comunque sulla carta, e lo abbiamo visto anche dagli ottavi di finale, l'Inter non è senza alcun dubbio la squadra più quotata, più attrezzata per arrivare fino in fondo, per vincere eventualmente a 13 anni di distanza dall'ultima volta, però mancano poche partite, ecco, siamo in una fase talmente calda che anche i pronostici possono essere ribaltati. Andando ad analizzare, le squadre rimaste in gioco, sicuramente l'Inter dovrà evitare ai quarti di finale 2 o 2 squadre e mezzo, ecco, diciamo così, perché in questo momento viaggiano su un altro livello e lo hanno dimostrato agli ottavi Bayern Monaco e Manchester City. Tra poco vedremo anche l'algoritmo, ma sono in assoluto le 2 squadre da evitare perché, più forti sulla carta, giocano anche meglio rispetto alle altre, hanno grandissimi allenatori, quindi Bayern Monaco e City viaggiano su un altro pianeta. Poi c'è sempre il Real Madrid, una squadra che anche lo scorso anno veniva data per spacciata agli ottavi, ai quarti, in semifinale, in finale e poi in realtà è riuscita a vincere
la Champions numero 14 della sua storia. Stiamo parlando della squadra che più volte ha vinto la Champions League, quindi con un grande allenatore, grandi campioni, che vengono dati anno dopo anno per bolliti, però alla fine riportano il Real Madrid sempre lì, tra le migliori 8 d'Europa e tra le favorite, anche perché la possiamo mettere tra le favorite anche per questa edizione, a vincere la Champions. Quindi il Real Madrid sicuramente subito dopo è lì ad insidiare City e Bayern Monaco. Ecco, se dobbiamo evitare delle squadre, queste tre su tutte. Per quanto riguarda le altre, con Milan e Napoli l'Inter ha dimostrato di potersela giocare in campionato. Ha vinto contro entrambe quest'anno, con il Milan ha vinto sia in Supercoppa che nel match di ritorno, con il Napoli ha vinto in campionato nel match di andata, quindi è vero che il Napoli parte un po' più avanti, ma l'Inter l'ha già battuto e questo è un segnale importante. Dopodiché l'Inter non potrà accontentarsi di mettere in campo la prestazione di Oporto, ma dovrà fare qualcos'altro. Però ecco, i precedenti ci dicono che questa Inter può effettivamente giocarsela sia con il Milan che con il Napoli. Dopodiché c'è il Benfica, che è una grande incognita, perché è vero che ha perso Enzo Fernandez a gennaio, che nel gioco, nell'economia del gioco dei portoghesi era un fattore, però allo stesso tempo è una squadra che anche agli ottavi ha fatto benissimo contro il Bruges, un avversario di secondo livello, però non è giocare in Europa non è mai facile, l'ha dimostrato anche l'Inter, che sul Porto poteva anche essere favorita, ma ha sofferto tantissimo, soprattutto nella gara di ritorno. Quindi il Benfica la metto lì insieme al Napoli, un gradino sopra quindi al Milan, però insieme al Napoli perché è una squadra piena di talento, che gioca bene con un grandissimo allenatore, quindi col Benfica comunque sarebbe durissima. E poi c'è il Chelsea. Questa è un po', l'incognita. Se devo giocarmi una quota scommessa, sono pronta ad andare sul Chelsea, perché è una squadra che, se andiamo a vedere la rosa, è completa. In difesa e in attacco soprattutto, anche a centrocampo, ha calciatori di grandissimo livello, però fino a questo momento non è riuscita a rendere. Anche dopo gli acquisti da oltre 300 milioni di euro della sessione di gennaio, è una squadra che non ha espresso appieno il proprio potenziale e che in Europa ha dimostrato, ricorderete la Champions con Di Matteo, di saper vincere, di poter vincere anche quando non era la favorita, ma anche la Champions vinta da Tuchel. Quell'anno il Manchester City sembrava la formazione nettamente più forte rispetto alle altre, stiamo parlando dell'edizione 2021, però poi alla fine il Chelsea da outsider è riuscita comunque a vincere. Quindi anche quest'anno effettivamente per le squadre che sono arrivate agli ottavi potrebbe essere l'edizione del Chelsea. Ecco, questo è una brevissima analisi, ma è anche superfluo dirlo, arrivare a questo punto significa andare ad incontrare dai quarti in avanti formazioni di altissimo livello, ma del resto sono le migliori 8 squadre d'Europa dopo il risultato degli ottavi di finale. Per chiudere, vediamo un po' come è cambiato l'algoritmo, perché ve lo condivido. Ecco, l'Inter che è rientrata tra le migliori 8, vediamo in questa grafica, ad oggi all'Inter viene dato il 4% di possibilità di vincere. Ovviamente la super favorita è il Manchester City, poi il Bayern Monaco, City 33, Bayern Monaco 23, Real 14, subito dopo il Napoli, attenzione, quarta squadra, e poi Benfica, Chelsea, Inter e Milan all'ultimo posto. Però non andiamo a guardare cosa potrà avvenire, cosa potrà avvenire in caso di semifinale, accontentiamoci delle percentuali di passaggio in semifinale, che vedono l'Inter al 37%. Quindi, secondo l'algoritmo, che tiene in considerazione tantissimi fattori, l'Inter ha il 37% di possibilità di andare agli ottavi di finale, in semifinale, scusate, che non è una percentuale così bassa, per cui insomma non ci resta che sperare, e ovviamente tanto dipenderà dal sorteggio di domani, perché ripeto, incontrare ai quarti Manchester City e Bayern Monaco potrebbe segnare un po' il percorso dell'Inter in questa Champions League, anche se ripeto, tutto può succedere, siamo nelle ultime fasi di Champions e quindi è davvero complicato fare qualsiasi tipo di pronostico. Ecco, questo è tutto. Io vi ricordo che comunque domani potremo toglierci ogni dubbio seguendo questi sorteggi a partire dalle 12, dalle 11 saremo in diretta però su Passione Inter, saremo in diretta anche questo pomeriggio, ovviamente dalle 19:30, per cui parleremo ancora della prestazione di Oporto, della situazione infortuni in casa Inter, perché Bastoni salterà dopo gli esami strumentali di questa mattina, salterà il derby d'Italia di domenica contro la Juventus. C'è da discutere ovviamente anche di questa partita assolutamente non banale, la Juventus che giocherà stasera
contro il Friburgo, quindi avrà meno tempo a disposizione per preparare il derby d'Italia. Tutto questo comunque in diretta questo pomeriggio dalle 19:30. Per seguirci in diretta e commentare dovrete essere iscritti al canale, quindi vi invito a farlo. Prima di chiudere, infine, vi voglio consigliare un contenuto che abbiamo pubblicato questa mattina, per cui se non l'avete ancora visto ovviamente vi invito a recuperarlo. Abbiamo parlato con Francesco, un tifoso che era presente al match tra Porto e Inter e che quindi ha raccontato la sua testimonianza su quanto avvenuto, su quei tifosi che ingiustamente, perché avevano un biglietto in mano, non hanno avuto la possibilità di entrare a vedere una partita per la quale avevano pagato. Speriamo che questo, l'augurio è che non si ripeta più dai quarti in avanti, non solo per l'Inter ma per qualsiasi altra squadra. Anche quello che è successo ieri a Napoli tra tifosi dell'Eintracht e Napoli, tutti quegli scontri lì, ovviamente è qualcosa che non vorremmo mai vedere, né quello che è successo ieri a Napoli, né il caso dei tifosi ad Oporto. Insomma, speriamo che l'UEFA prenda seri provvedimenti. Comunque abbiamo parlato con Francesco, se volete assistere e ascoltare la sua testimonianza, vi invito a recuperare l'episodio che vi lascio qui per chi ci segue su YouTube, per chi ci segue in podcast invece nel link in descrizione.